Eccoci live! Ciao ragazzi, con questo appuntamento settimanale ormai ci state prendendo l'abitudine, almeno il nostro pubblico ci sta prendendo l'abitudine, noi ci stiamo abituando Anche a noi. questa live, sì, assolutamente, e speriamo veramente che sia un momento di aggiornamento interessante. Alan, Marco, ormai come i super professionisti, lanciamo la sigla? Vai! Sigla. Ma siamo Eccoci. super! Buon pomeriggio a tutti. È incredibile anche questa, Ciao a Alan, tutti. Marco, un sacco di novità interessanti di cui parlare insieme, Sì, vero? molto fermento riguardo le batterie in queste settimane. Diciamo ormai sono sì, circa una settimana che abbiamo questa grossa news, non so se partiamo subito, diciamo parlando di questo annuncio. Vuoi darlo tu, Dani? No, no, lo lascio dare a te. Va bene. Parliamo di Italvolt. Immagino che insomma abbiate sentito questo nome o abbiate visto questo nome in un sacco di news in questa settimana, perché sembra appunto questa potenziale Gigafactory, tra l'altro si parla di una delle più grandi in Europa, che potrebbe nascere in Italia, cosa che ci ha stupito Wow, parecchio. wow, anche perché i numeri fanno paura, Marco, li andiamo a vedere? Sì, assolutamente. Vediamo. Allora, Questa. te l'aggiungo? Eccoti qua. Sì, ecco qua. Sì, questa vabbè è un render che hanno, adesso sono sul sito delle 24 ore, e hanno fatto vedere questo render, anche se ancora non c'è proprio nulla, anche perché si parla comunque di un'azienda che comparirà o comunque partirà nel 2024 e si parla però di numeri importanti. Vediamo una prima parte da 45 gigawattora fino a raggiungere i 70 gigawattora di produzione annua, che insomma per ogni detto ai lavori è tanta roba. È tanta roba perché in Europa stanno pianificando tante gigafactory, ma di questa dimensione si contano teoricamente su una mano e soprattutto negli anni a venire. Diciamo, quello che ci stiamo un po' chiedendo è effettivamente per quale mercato sarà costruita questa azienda così importante, perché solo l'automotive può seguire questi numeri e teoricamente hanno svelato anche nei giorni scorsi, l'hanno tenuto un po' segreto, poi hanno ipotizzato come plant produttivo la Vecchia Olivetti, perciò parliamo di Torino. Sì. E ovviamente pensare a questa vicinanza fa pensare Stellantis, FCA o no? Ci fa pensare un pochettino questo. La cosa che mi fa pensare tanto è che è anche una domanda che voglio fare proprio a voi, giusto perché avete fatto una fabbrichetta da poco, avete appena messo in piedi una realtà industriale e qui stiamo parlando di una realtà che deve addirittura fare batterie, quindi le celle, scusatemi, e si prefigge ovviamente di posti di lavoro. Non è così semplice mettere in piedi una fabbrica di batterie. Alan, Marco, che dite? Vai pure tu, fai un Sì. commento tu, Alan, dopo. Ma sì, diciamo che qua non ci sono informazioni riguardo a da dove venga la tecnologia e quale know-how ci sia dietro a questa fabbrica. Sicuramente è quindi prevalentemente un investimento in uno stabilimento produttivo con tecnologie che probabilmente sono già state sviluppate altrove. Però da queste informazioni non è dato saperne di più. E questa è la cosa che mi lascia un pochettino. Poi Marco, ci sono dietro due nomi importantissimi, Sì, stavo Comau, guardando se le Pininfarina. trovavo. Esatto, nella news qua non c'è, però effettivamente hanno speso, eccolo qua, Pianinfarina architettura di Pininfarina e insomma, la strumentazione per la produzione, proprio le linee teoricamente di Comau. Hanno speso effettivamente due nomi importanti. Diciamo, facciamo una specifica. Produrre e soprattutto spedire in giro per il mondo batterie al litio è comunque sempre un po' un problema, perché parliamo di merce, anche se testata per il trasporto e con tutte le certificazioni necessarie,
spedirla viaggia sempre come materiale pericoloso. Poi se pensiamo a grandi pacchi batterie, insomma, si cerca, soprattutto nel mondo automotive, di produrre abbastanza vicino alle fabbriche che poi utilizzeranno queste batterie. Perciò se FCA non dovesse essere questo cliente, qualche punto interrogativo c'è. È ovvio che comunque un investimento da 4 miliardi sarebbe sicuramente molto bello per l'Italia e aiuterebbe, diciamo, c'è anche molto l'indotto che potrebbe creare, e anche per noi nel mondo industriale nel futuro può essere utile, insomma, avere un'azienda così vicino. Esatto, per voi potrebbe essere quindi una risorsa, giusto Alan? Sì, in ogni caso abbiamo visto la settimana scorsa la mappa delle Gigafactory già presenti o in costruzione in Europa, ed effettivamente questa regione d'Europa, il nord Italia o comunque questa regione era abbastanza sguarnita, mentre invece sono tutte molto più concentrate proprio nel nord-est Europa. Quindi in realtà sicuramente ci vorrà qualche utilizzatore nelle vicinanze, qualche grande utilizzatore, ma anche la localizzazione geografica potrebbe essere una risorsa importante, ecco, per equilibrare gli equilibri. Dani, se vuoi ho la mappa esatto delle Gigafactory che guardavamo la settimana scorsa, e qui adesso forse si legge in piccolo, forse non riuscite a vedere tutto, però diciamo delle più grandi Gigafactory che si sta guardando, per esempio Nordvolt, che si è tanto parlato, insomma la prima avrà 16 gigawattora di produzione, mentre qui stiamo parlando di una fabbrica da 46 poi 70 gigawattora, insomma parliamo veramente di numeri importanti. Sì. C'è da dire, lo dobbiamo dire, lo dico io per tutti, che ma no, perché poi ovviamente abbiamo esordito dicendo avrete letto ovunque, avete visto, io dico sempre, è importante, segniamocelo, anche Battery Weekly parte per quello, parte per stimolare anche la voglia di cercare le cose e per avere del proprio senso critico. Il personaggio che c'è dietro a tutto questo movimento e ha già creato qualcosa anche in Nord Europa, andatevelo a cercare voi, è molto particolare, ok? È un personaggio abbastanza particolare. Cosa vuol dire? Prendetelo proprio come mia idea, che bisogna un attimino andarci con i piedi di piombo, secondo me, perché c'è qualche cosina ancora che non torna. È ovvio che tutti ci auguriamo che questa sia una notizia poi concreta che si trasformi in una fabbrica, ci mancherebbe. Però è anche giusto che essendo in questo settore, noi diamo un attimino anche degli alert che poi ognuno si va a cercare se la pensa per i fatti suoi, ecco. Però ecco, guardate sempre con occhio critico quando ci sono soprattutto dei numeri importanti, dei grandi annunci, perché poi dietro a grandi annunci servono grandi capitali, grandi movimenti politici e tecnici, quindi particolare, va bene. Sì. Ottimo. Tanto stavo guardando che nell'articolo del Sole non è neanche nominato lui. Ah, vedi, non so perché, ma possiamo dare un riferimento di quante auto potranno essere equipaggiate, diciamo con 70 gigawattora, considerando una batteria, diciamo, per un'auto dai 50 ai 70 kilowattora, si parla di 1 milione o 1,5 milioni di auto. Wow! Esatto. Per fare un paragone, Dani, tu hai le vetture vendute quest'anno elettriche, quante sono? Hai un'idea a livello europeo? A livello europeo in questo momento, se non sbaglio, abbiamo superato già le 28.000 unità. Adesso non mi viene dovrei andare a vedere. Sì, comunque sono tanti. I numeri insomma sono, diciamo, qualche decina di migliaia contro milioni che si potrebbero produrre con questa esatto, solo con questa fabbrica. Esatto, abbiamo dei numeri incredibili e qui l'Italia, bam, andrebbe proprio, schizzerebbe in cima a tutto. È ovvio che ci siamo fermati, ragazzi, un po' di più su questa notizia, perché è importante anche avere il punto di vista di chi oggi con le celle ci assembla pacchi batterie da un sacco di anni e ha una fabbrica in Italia, quindi ha una vision anche di quelle che sono le proiezioni. E qua penso che sia stato importante dare la nostra opinione. Che ne dite? Passiamo al secondo argomento? Molto volentieri, che qui
volevamo dare, diciamo, spazio a una nuova, appunto, anche qui un'altra factory che però produce celle un po' particolari. Vuoi introdurlo tu, Alan? Alan? Sì, si parla di celle a stato solido, quello che si definisce come la generazione 4, cioè nella roadmap di sviluppo delle batterie al litio è stata definita come la quarta generazione, quella che in teoria dovrebbe arrivare nel 2024-25, salvo che poi la scienza non ci sorprenda, che utilizzano l'elettrolita, non utilizzano più l'elettrolita liquido, ma utilizzano un elettrolita solido, e questo permetterà di ridurre ancora le dimensioni della struttura interna e quindi aumentare la densità energetica. Nello stesso tempo, aumentando la sicurezza, che è un po' il contraltare del fatto di aumentare molto la densità energetica, perché non avendo più un mezzo liquido, ma appunto degli strati solidi, si potrà assicurare intrinsecamente la sicurezza del fatto che i due elettrodi non si tocchino neanche in caso di abuso o di incidente, e quindi non si possono creare dei cortocircuiti interni. Quindi anche gli abusi, proprio intendiamo anche stress meccanici prolungati nel tempo, come ad esempio a bordo di una vettura. Sì. E questo è importantissimo. Tutti si aspettano il solido, Marco? Tutti si aspettano. Sì, quando senti parlare di batterie, ma quando arrivano quelle allo stato solido? Quando? Ma anche perché c'è qualcuno in realtà che già le ha promesse, ha parlato anche di 2022, sulla NIO le hanno promesse. In realtà sembra che i tempi non siano teoricamente così maturi, poi magari ci sorprenderanno. Adesso questo quella news che vi stavo facendo vedere prima, diciamo di Quantum, fa vedere che stanno facendo questo plant che avrà una capacità produttiva molto, diciamo molto piccola, parliamo di 100.000 celle all'anno, e invece ci sarà cioè l'azienda sarà pronta per produrre un po' più in serie nel 2023. Perciò diciamo che ci sarà ancora un po' di tempo prima, e sulla mass production si parla di 2024. Però sicuramente una tecnologia che dobbiamo tenere sott'occhio, perché ha tutte le potenzialità per diventare la tecnologia del futuro. Ci sono ancora un po' di problemini da risolvere, come anche loro proprio stessi citano in questo articolo. Ci sono un po' di problemi da gestire. Sì. Esatto, i problemi da risolvere sicuramente saranno interessanti, e la sfida è forte perché tutti si aspettano lo stato solido, e quindi vogliamo vedere come si svilupperà nel tempo, perché per noi se intendiamo stato solido come nuova tecnologia delle batterie, c'è sempre quel movimento per cui uno dice vabbè, ma allora non investo adesso in batterie, aspetto lo stato solido, aspetto di qua, aspetto di là. Oggi non è quello che si vende e che funziona. Sì. Si aspetterebbe un po' troppo. Comunque ad oggi credo che abbiamo tutti gli strumenti già per elettrificare quasi qualsiasi cosa, ecco. Sì. Ed è quello poi che facciamo tutti i giorni. Ecco, questa è la cosa bella messaggio. Abbiamo la possibilità già oggi di elettrificare qualsiasi cosa. Allora andiamo su un mezzo ancora più pesante. E su questo vi voglio dare l'introduzione della frase dell'amministratore delegato di Enel, che ha detto: molti pensano che anche il trasporto pesante, che il trasporto pesante potrebbe essere a favore dell'idrogeno. In realtà sarà anche quello a batteria, e se ne devono fare sostanzialmente una ragione. L'azienda di cui parlo è molto grossa e produce tanta energia, e qui ovviamente abbiamo un po' il re dei camion elettrici che la gente si sta aspettando, no? Che tutti aspettano, anche gli operatori. Sì, anche perché in realtà le prevendite ormai cosa risalgono? 2 anni fa, se non sbaglio, di questo mezzo. Esatto. E niente, volevamo commentare con voi un po' l'energia che hanno deciso di installare a bordo. Si parla di una prima versione da 500 kWh a bordo. Diciamo che noi, commentando la notizia, ci sembrava forse un pochino poco, se consideriamo che per esempio su macchine tradizionali sì, elettriche ovviamente, ma più comuni, comunque si sta installando dagli 80 ai 100 kWh su macchine un po' più grosse, perciò diciamo che
5 volte una vettura normale forse potrebbe essere poco, però infatti si sta già parlando di un potenziale aumento, adesso lo cerco nella news, l'abbiamo visto, eccolo qua, da 800 a 900 kWh. Questo mezzo tra l'altro sarà impiegato, ci saranno utilizzate credo per la prima volta le nuove batterie 4680 di cui parleremo tra poco. Esatto, quindi anche qui un mezzo aspettatissimo, sicuramente un mezzo per il trasporto importante. Musk ormai ci tiene tantissimo al time to market, quindi piuttosto una volta magari, sai, si dice ah sì, arriverà, via dicendo. Adesso che l'azienda è abbastanza avviata, c'è un time to market importante, quindi dici parto con questo pacco batterie e poi eventualmente lo integro, che la realtà poi proprio sul semi in particolare, secondo me la differenza la farà veramente tanto il software di cui si è parlato, cioè un software di gestione che permette addirittura a chi si compra il camion in leasing di avere il lavoro gestito da Tesla. Pochi lo sanno, ma quello che ci sarà a bordo, a quanto pare dalle prime descrizioni, sarà questo software che organizza tutta la logistica del camion, quindi non viaggia mai vuoto, come se fosse un'agenzia proprio che procura il lavoro ai camionisti. Questo è un tema interessante che si lega a quello che fa Tesla per l'energia e per i battery pack, cioè fa l'operatore che va a vendere energia o va a vendere in questo caso i trasporti. Veramente molto interessante. C'è da considerare anche che è un mezzo che forse è il primo mezzo, diciamo, con un CX, cioè un'aerodinamica molto favorevole. I camion che vediamo abitualmente, diciamo che non hanno un'aerodinamica di questo tipo, perciò si va a ottimizzare effettivamente l'efficienza di questi mezzi pesanti, che prima non era mai stato fatto. Verissimo, verissimo. Molto, molto interessante e in attesa. Bene. Vuoi che passiamo direttamente alle celle? Parliamo un po' di celle, visto che le abbiamo menzionate. Parliamo un po' di celle, che la gente vuole parlare delle celle, e vai giustamente a trovare una delle celle più discusse. Alan, sì. Qua è interessante il discorso sulla 4680, perché è la cella più ambita, no? Dal punto di vista dell'interesse, o no? Cosa cambia dal punto di vista di questa struttura, di questa batteria? Allora, nel suo prodotto più tecnologicamente avanzato, Tesla conferma la scelta del formato cilindrico, avvicinandosi però a quelle che sono un po' di più le caratteristiche di altri formati di celle, cioè delle maggiori dimensioni. Essenzialmente le maggiori dimensioni consentono di ridurre tutto il materiale che c'è di contorno e che non produce energia elettrica, quindi il case, le tab, a favore del materiale attivo interno, che quindi consente di immagazzinare più energia, più materiale utile per produrre energia elettrica, aumentando quindi la densità energetica. Questo è essenzialmente quello che fornisce questa cella, e in più sono state adottate, oltre anche alle migliorie sulla chimica, che quelle vanno a prescindere dal formato a cui vengono applicate. Chiaramente Tesla sta progredendo anche nella chimica, nell'ottimizzazione della chimica, aggiungendo silicio ed evolvendo nei composti utilizzati all'interno. Ecco, infatti Alan, ho una domanda per te. Perché si aggiunge silicio? Si aggiunge silicio sull'anodo di grafite perché il silicio consente di raggiungere una densità energetica maggiore rispetto alla grafite. Il problema è che nell'utilizzo, quindi nell'alternarsi di cariche e scariche, ha delle variazioni di volume molto più importanti, ancora più della grafite, e queste variazioni di volume causano un degrado rapido, quindi la sfida è nel trovare dei meccanismi costruttivi, dei composti, delle tecniche e anche dei buoni separatori anche per evitare appunto questo degrado e allungarne la vita, perché diciamo sul fatto che il silicio possa aumentare in modo molto importante la densità energetica
questo è già un fatto consolidato, ecco. Rimane l'applicabilità in un mercato in cui anche la vita riveste una grande importanza. Assolutamente. Diciamo, per non addetti ai lavori aggiungo solo un punto. In molte, diciamo, chimiche, quando avviene proprio il processo di carica e scarica, si ha proprio una flessione anche meccanica, perciò la cella viene stressata dal punto di vista meccanico, perciò se consideriamo tante cariche e tante scariche, questi micromovimenti potrebbero rischiare effettivamente o di degradare prima la cella o magari di indebolire il separatore che rimane tra anodo e catodo. È ovvio che se il separatore, diciamo, si fora, potremmo avere un cortocircuito, perciò bisogna fare molta attenzione. Quindi fa la differenza veramente questo separatore. Ricordate questo termine proprio, il separatore fa tanto la differenza, e su quello ovviamente... Finché non c'è lo stato solido, sì. Bravissimo, perché prima, esatto, con Alan abbiamo parlato del discorso che lo stress meccanico, lo stato solido in teoria lo gestisce meglio. Finché abbiamo dentro del liquido, questo separatore è cruciale, quindi è soggetto anche lui a sentire tutti questi movimenti di cui parlava Marco. Molto interessante, perché penso che tanti non conoscano proprio anche la struttura interna delle batterie, e Battery Weekly è importante che approfondisca questo tema facendo anche degli esempi interessanti, perché diventa sempre più potabile. Sapete quando si dice potabile? Non capire molto di più un argomento molto tecnico. Marco? Magari la prossima weekly facciamo vedere proprio un'immagine in cui si fa vedere bene all'interno della cella come è formato e come è composto. Siamo partiti forse da uno step avanti, ma magari ne facciamo un indietro. Esatto, la faremo proprio vedere. Questo è molto interessante, proprio andare a vedere com'è aperta. Qualcosina qui si vede, ma è una cella, la cella è proprio la 4680, però lo vediamo proprio insieme. Dobbiamo dedicarci proprio del tempo specifico. Molto bene. Comunque, ultima informazione, ovviamente, ad oggi sulla Tesla, per esempio Model 3, vengono utilizzate le 21700, perciò questa è 1 centimetro più alta come cella, e il diametro, anziché essere 21 mm, è 46, perciò è proprio più cicciotta. Qua vediamo un'altra parte che Tesla, non lo vedete, forse lo vedete tra poco. Ci sono, esatto, la tab di connessione del positivo non è più un unico filamento, ma è una parte tutta attorno al CAN che viene, diciamo, aumenta la superficie di contatto, perciò dovrebbe avere ancora meno resistenza interna e poter caricare più velocemente, perché tutto si punta sempre lì. Sì. Si puntano a quei famosi 5 minuti. Esatto. Che arriverà, forse, chissà, lo vedremo insieme. Bene. Adesso io lo introduco e lo vediamo. Quanto si parla ovviamente di mezzi. L'altra volta forse lo si è accennato al discorso che comunque, ad esempio, i droni stanno sostituendo gli elicotteri su tante applicazioni, e questo è assolutamente vero, perché possono portare in quota delle telecamere, possono sostituire quegli elicotteri che fanno questo servizio, però non si può sostituire completamente l'aviazione con dei droni così piccoli, servono dei mezzi grandi, e quindi arriviamo agli aerei. Qui vediamo è un biposto, se non erro, giusto? Sì, esatto. Se non erro, un biposto. Sì. E può essere a batteria? Diciamo che è una bella sfida perché ovviamente per volare bisogna essere leggeri, perciò ci vogliono delle densità energetiche veramente molto importanti, e qui proprio è quello di cui si sta parlando, e se non ricordo male c'erano 800 wattora chilo. Ad oggi consideriamo che le batterie attualmente in utilizzo, questo qua è un esempio sulla Tesla, sono 250 watt ora per chilo, mentre qui si richiedono appunto batterie almeno da 500 watt-ora a chilogrammo. È ovvio che è difficile pensare dei velivoli a lunga percorrenza totalmente elettrici, però magari per qualche utilizzo un po' più breve, perché no? Assolutamente. E qui, ad esempio, chiedo a Alan il discorso appunto della chimica. Quanto è importante ovviamente la chimica per la questione pesi e la densità energetica sui velivoli? Vabbè, è fondamentale. In questo caso ho visto nelle applicazioni
non si punta neanche ai numero di cicli di vita che invece sono fondamentali per l'automotive, perché appunto il limite principale è la densità energetica. Senza di quello non è possibile fare l'applicazione, quindi bisogna prima raggiungere delle densità energetiche di gravimetriche, cioè in particolare, cioè di energia per peso, tali da rendere economicamente fattibile il volo, diciamo, un'applicazione che sia molto energivora ma sia anche molto sensibile al peso. Pensiamo che i carburanti fossili hanno densità energetiche dell'ordine dei 10 kWh per chilo, quindi comunque almeno un ordine di grandezza più grande rispetto alle chimiche, alle batterie. Ovviamente però il volo rimane un'applicazione comunque ad alto impatto in termini di CO2 e di inquinamento, ancora di più per i velivoli che volano a più alta quota e che quindi emettono inquinamento direttamente negli alti stati dell'atmosfera, e quindi il beneficio che ne deriva dalla riduzione delle emissioni sarà moltiplicato rispetto al bene che si può fare al pianeta. Sì, aggiungo solo una cosa, diciamo che credo che in molti di noi abbiano avuto a che fare con delle batterie già spinte sulla densità energetica. Pensiamo al modellismo, tutte queste batterie comunque devono dare alte performance, pensiamo appunto droni, ma non solo, anche aerei da modellismo, dove questa chimica è talmente spinta, però a scapito di cosa molto spesso? Della sicurezza. Finché è un modellino non succede niente di che, però se ci sono delle persone a bordo è ovvio che bisogna trovare un giusto compromesso tra i due fattori, perché è fondamentale. È vero, il giusto compromesso è importantissimo e sappiamo tra l'altro, appunto, visto che stiamo parlando di densità energetica, stiamo parlando anche di mezzi molto importanti, perché Alan lo ricordava bene, qui stiamo parlando di aviazione, quindi un settore che inquina molto, c'è un altro settore che inquina tantissimo, ma secondo me anche qui dedicheremo proprio uno spazio in una puntata a questo, perché un utente YouTube proprio ci chiede ma verranno elettrificate anche le navi? Parliamo veramente dei più grandi emettitori purtroppo di inquinante tra i mezzi di locomozione, tra i mezzi ovviamente che trasportano anche il carburante per la maggiore, oltre che merci e materiali. SNI, io potrei dire uno SNI, alcune cose già ci sono in cantiere, siccome è un argomento delicato che merita un approfondimento, diciamo a questo nostro utente che ci sta seguendo che ne parleremo magari in maniera approfondita. Sì, diciamo Bene. Che possiamo già anticipare che qualche applicazione navale già l'abbiamo fatto, le grandi navi, vabbè dai, teniamoci in suspense. Allora, andatevi a visitare il sito di Flash Battery, sicuramente vedete che in acqua le batterie ci sono già andate e quindi vi anticipo questo. Dopodiché approfondiremo proprio il tema magari sui mezzi più grandi, perché è un tema che è importantissimo anche qua, fare sempre una chiarezza che spesso non si trova, e questo è il motivo per cui abbiamo dedicato a tutti voi questa mezz'oretta insieme, dove abbiamo visto delle cose molto interessanti. Vi ricordiamo che trovate il video, tra l'altro con i sottotitoli anche in inglese, sul sito di Flash Battery, sullo YouTube di Flash Battery, poi lo condivideremo su tutti i nostri social. È un appuntamento settimanale in cui facciamo il punto della situazione sul mondo delle batterie, che ormai Marco, Alan guidano tutto, no? Non solo i dispositivi che abbiamo qui e stiamo utilizzando anche per questa live, ma anche i dispositivi che guideremo nel prossimo futuro, e quindi è importante dare un punto di vista tecnico, ma anche, come dicevo prima, molto facile da capire. Bene. Grazie a voi. Grazie a tutti, ragazzi, e adesso vi cuccate ancora la sigla di chiusura. Ciao!